Ciao a tutti ragazzi, io sono Umberto e ben ritrovati in questo mio nuovo video. Oggi voglio parlarvi dei terrificanti segreti che si nascondono dietro una rocca in particolare, ovvero il castello di Franklin. Molti di voi sicuramente ne avranno già sentito parlare, anzi sicuramente tutti, ma sentite quello che vi sto per raccontare. Questa struttura, tenete conto che è nata, anzi fu costruita per la precisione nel 1881. Si trova al 4308 di Franklin Boulevard a Cleveland e fu costruito per un banchiere di nome Hans Tiedemann, e proprio da questo banchiere il filo conduttore per una serie di tragedie orribili. Lo sapete benissimo che ogni castello che si rispetti deve avere alle sue spalle delle lunghe storie di tragedie, omicidi, intrighi, sotterfugi, eccetera eccetera eccetera, ma soprattutto di spiriti. Infatti siamo abituati a pensare che i castelli più infestati siano quelli inglesi e irlandesi, ma anche negli Stati Uniti, raga, c'è una grandissima quantità di costruzioni molto antiche e che hanno la fama di essere maledette o comunque sede di spiriti o entità comunque molto molto malvagie. Ma raga, tornando al castello di Franklin, tutto ebbe inizio il 15 gennaio del 1891, quando Emma, che era la figlia del banchiere Tiedemann, morì a soli 15 anni per una complicazione dovuta al diabete. La madre, Rebecca, non riuscì a darsi pace per la perdita di sua figlia e in pochi mesi si lasciò morire per il dolore. Tiedemann tentò di crescere i suoi altri 4 figli, ma una strana epidemia di polmonite, e qui raga apro una parentesi perché la polmonite in realtà non è affatto contagiosa, comunque li colpì tra il 1894 e il 1993, uccidendone così altri 3. L'unico che rimase in vita fu August. Hans si sposò nuovamente e con la sua nuova moglie decise di apportare alcune modifiche alla loro abitazione, e man mano che la casa veniva continuamente modificata, sua moglie Luisa iniziò piano piano ad andare sempre più in depressione, fino si può dire ad arrivare quasi ad uno stato catatonico. Era come se in un certo senso questa abitazione durante appunto queste modifiche influisse in modo negativo sulla donna. Infatti ogni volta che veniva abbattuto un muro, eliminata una porta o comunque qualsiasi altro lavoro di abbattimento di oggetti che comunque appartenevano a quella struttura, la donna peggiorò sempre di più. E la conferma di questo la ebbe proprio quando Hans decise invece di ampliare il castello, ovvero di aggiungersi un altro piano. A questo punto la donna si riprese incredibilmente tra lo stupore e l'incredulità di tutti i medici, e ogni volta che a questa struttura veniva aggiunto sempre qualcosa di nuovo, la donna si riprese sempre di più e continuò a riprendersi fino a una totale ripresa psicologica. Raga, pensate un po' che questa struttura arrivò fino ad avere ben 30 stanze, oltre all'intero 4º piano adibito a sala da ballo. Oltre a tutto questo, Hans fece costruire una serie di cunicoli, chiamiamoli passaggi segreti, sotterranei, perché da lì a poco iniziò una stranissima e lunga serie di omicidi. Raga, nessuno sa la verità, la realtà di che cosa spinse quest'uomo a diventare un terribile assassino, anche se molti vicini all'epoca, dopo la ristrutturazione, era notevolmente cambiato ed era diventato piuttosto irritabile, come se qualcuno o qualcosa in qualche modo lo tormentasse. Proprio per questo motivo i vicini stentavano a riconoscerlo e pensate che alcuni addirittura pensavano fosse posseduto. Ma raga, cominciamo con l'elenco. Il primo omicidio di Tiedemann fu quello di una sua nipote che fu accolta in casa come serva. Si dice che l'uomo si invaghì di lei, ma dopo essere respinto la uccise strangolandola e non solo, facendola a pezzi. Raga, avete capito bene, l'ha fatta a pezzettini. La seguì successivamente la figlia di primo letto di Luisa, Emma. Una notte Hans si svegliò e trovò questa ragazza in piedi.
Sapete cosa fece? La spinse giù dalla finestra dal quarto piano. L'uomo affermò che fu un incidente, in quanto la figlia disse che lo svegliò in piena notte perché voleva ballare con lui. La cosa infatti era talmente insensata che la polizia palesemente lo accusò di omicidio, ma August non andò mai al processo di suo padre per una serie di complicanze e di emergenze dovute alla tubercolosi che colpì la città, spostando così l'attenzione delle forze dell'ordine su questo caso. Nel 1894 uno dei servi della famiglia trovò in una delle stanze segrete, pensate un po', raga, udite udite, la bellezza di 12 cadaveri di bambini. Non si è mai scoperto chi fu l'assassino, ma si suppone sia stato Hens a commettere queste atrocità, appoggiato tra l'altro da un suo amico, che gli avrebbe procurato proprio queste vittime. L'avanzato stato di composizione non permise di capire se questi crimini fossero stati a scopo sessuale o meno, ma raga, la cosa più incredibile è che dopo la denuncia del servo non venne preso alcun provvedimento nei confronti del padrone di casa. Louise, la moglie di Hans, morì nel 1895. Il medico, che si suppone abbia collaborato con l'uomo, imputò il decesso della donna per un'improvvisa malattia al fegato mai accertata, ma alcuni amici di famiglia affermarono che la donna fu strangolata proprio per la mano di suo marito. Si racconta che tutt'oggi nel castello appaia una donna vestita completamente di nero che passeggia e che si sentono una specie di urla, di lamenti di una donna che viene soffocata. Sarebbe proprio lo spirito di Luisa, che poverina non riesce a trovare pace. Il figlio August sparì nel nulla e di lui non si seppe più nulla, non si ebbero più tracce e si sospetta che Hens eliminò anche lui dopo un'accesa discussione sull'eredità. Nel 1896, rimasto completamente solo, Hens abbandonò il castello vendendolo ad un fabbricante di birra locale di nome Mulhouse. Morì solo 18 giorni dopo, improvvisamente e misteriosamente. Il birraio lo usò più che altro come deposito di materiali e nel 1913 lo vendette. Delle vicende di questo castello si persero le tracce fino al gennaio del 1968, quando lo acquistò un certo James Romano. Quasi dopo immediatamente il trasferimento, la famiglia Romano iniziò a vivere strane situazioni. I 6 figli di Romano infatti affermavano di parlare con dei bambini che vivevano proprio in quella casa e dicevano che erano diventati loro amici. Ma raga, il fatto inquietante è che spesso e volentieri di notte scendevano dai loro letti per poi essere ritrovati al quarto piano a giocare in questa gigantesca sala da ballo. Pensate che arrivarono persino a chiedere alle loro madri regali e giochi per i loro amici misteriosi. La loro mamma, la signora Romano, iniziò anche a sentire un suono di organo in lontananza, ma che sembrava comunque provenire dall'interno del castello. Ma ben presto iniziò anche lei ad avvertire delle strane presenze in casa. Rumori di passi che salivano e scendevano le scale, brividi lungo la schiena, capelli che li si muovevano da soli senza, tra l'altro, alcuna finestra aperta, quindi senza alcun tipo di aria o di corrente, e ombre scure che si aggiravano per tutta la casa. In cerca di spiegazioni, la donna contattò il Nord-Est Ohio Psych Research, che era o è, ma adesso non so neanche se esistono ancora queste persone e se esistono quanti anni avranno, comunque erano un team di investigatori sul paranormale. Pensate ragazzi che solo dopo la prima ispezione questo team di Ghost Hunters si rifiutò categoricamente di ritornarci, restituendo addirittura i soldi che gli hanno dato, affermando che in quel posto c'erano esseri infernali. I Romano a quel punto si rivolsero a un prete, a un esorcista più che altro, e gli chiese di benedire la casa, cosa che fece, ma purtroppo senza alcun tipo di miglioramento. A quel punto la famiglia decise di vendere la casa e nel 1974 il castello di Franklin passò alla famiglia Muscatello, che decise di strutturare la storia di questo castello a scopo di lucro. San Muscatello, perché così venne definita quella famiglia, preso atto che effettivamente lì accadevano cose strane, invitò alcune emittenti televisive e radiofoniche affinché potessero riprendere, documentare e confermare tutto ciò che in realtà accadeva in quella casa, così da poter sfruttare tramite la pubblicità il loro investimento nell'acquisto di questo edificio. Durante una diretta radiofonica alla radio di Cleveland, all'operatore John Webster fu strappato il
registratore e la telecamera che aveva sulla spalla. E non solo, l'uomo fu spinto persino giù dalle scale. Un'altra volta, durante la registrazione di un video per una TV locale, il signor Tedop, che vide la plafoniera, che era tra l'altro sopra di lui appesa sul soffitto, iniziare a roteare e fermarsi diverse volte. Muscatello, insieme ai giornalisti che accorrevano come mosche ovviamente per fare i loro servizi sulla casa stregata, cominciarono ad organizzare per tutta la casa dei veri e propri giri turistici, mostrando, pensate un po', addirittura anche stanze segrete e i cunicoli sotterranei che loro avevano trovato. Ma raga, sapete un bel giorno cosa è successo? Si accorse di un pannello che conduceva in una stanza segreta, una stanza che lui, dopo tutto quel tempo che già abitava lì, non aveva mai scoperto, non aveva mai trovato. Insomma, non sapeva neanche della sua esistenza. La scoperta che fecero fu a dir poco scioccante. Trovarono un mucchio di ossa umane. Chiamate immediatamente le autorità, che ovviamente sequestrarono tutto il materiale trovato, dopo accurati esami dichiararono che le ossa erano effettivamente ossa umane e che risalevano a persone decedute intorno alla metà dell'Ottocento. Probabilmente altre vittime di Hans? Raga, mettete voi nei commenti cosa ne pensate, perché sono davvero curioso anche qua di capire, ecco, voi cosa ne pensate di quello che è accaduto in questa struttura, in questo maniero. Ma soprattutto raga, ricordatevi di iscrivervi al canale, di attivare tutte le campanelline, di commentare, di condividere questo video su tutti i vostri social. Ma ora andiamo avanti. Nel 1982 anche i Muscatello vendettero questo castello e da lì al 1999 passò in diverse mani, in diversi proprietari, e chissà un po' come mai tutti con la stessa intenzione di rivenderlo subito, il prima possibile. Nell'aprile 1999 fu il turno di Michel Heimburger, che però, a differenza di tutti gli altri ex proprietari, aveva intenzione di rimanerci lì a vivere per parecchio tempo. Una notte del novembre dello stesso anno, ovvero appunto il 1999, all'interno del castello scoppiò un terrificante incendio che distrusse completamente tutto il quarto piano, ovvero completamente tutta la sala da ballo. Quando i vigili del fuoco riuscirono a domare le fiamme, trovarono la donna completamente carbonizzata e un uomo privo di sensi che portavano in salvo. Ma quell'uomo fu accusato e condannato per aver appiccato l'incendio e distrutto quasi interamente il quarto piano. Ma raga, qua arriva una situazione shock, perché l'uomo si è effettivamente dichiarato sempre innocente e pensate che addirittura non sapeva nemmeno di essere in quel castello. Secondo voi cosa potrebbe essere successo a questa persona? Mettete nei commenti anche questo, perché effettivamente è una cosa strana. È probabile una possessione demoniaca? Fatemelo sapere. Ma andiamo avanti, perché nel luglio del 2003 il castello fu venduto ad un anonimo, ma tutt'oggi risulta abbandonato e lasciato all'incuria più totale, pieno di erbacci di qua, di là, rifiuti, insomma di tutto c'è in quel castello. Di certo però la storia del castello di Franklin è una storia davvero lunga e molto travagliata. Pensate che c'è chi giura che anche solo passando davanti alla costruzione si può assistere a fenomeni paranormali sia dentro che fuori le mura. Raga, effettivamente sembra che le vittime di Hans purtroppo ancora tutt'oggi non riescano a trovare la loro pace che meritano. Ragazzi, anche per oggi questo video termina qua. Mi raccomando, commentate e, come ho detto poc'anzi, iscrivetevi al canale e attivate tutte le campanelline. Noi ci vediamo prestissimo nel nostro prossimo video. Ciao raga e stay tuned!